duro, morbido o cremoso? Certo lo so che con rumore di motosega te posso mandare in confusione. Te ne parlo subito dopo la sigla. Allora, ben ritrovato, eccomi qua. Oggi l'argomento, molti di noi già lo conoscono, ma tanti altri ancora no, quindi bisogna spiegargli un attimo la situazione. Perdona se senti rumore motosega, ma devo avere un po' di aria perché se no casco per terra. E ieri sono caduti 2 alberi, quindi li stanno tagliando, rimuovendo. Allora, duro, morbido e cremoso. Allora, io qua sotto, adesso te lo faccio vedere, ho disposto 5 saponi, sono 5 saponi. Saponi, creme e duro, morbido, moscio, come te pare. Guarda, allora, eccoli qua. Stirling, Citrus, togliamo forti sensazioni. Conosci? Osma? Conosci? Non conosci. Vabbè, è un sapone duro francese, ma vabbè, parleremo delle consistenze, è quello che ci interessano, le consistenze. Allora, che succede? Succede che quando prendi il o sapone o crema o sapone duro, col pennello devi fare dei giri, no? O fai dei giri o intingi. E spesso, quando poi andiamo a montare o in ciotola o in viso, il problema è che o ne abbiamo preso troppo poco o ne abbiamo preso troppo, e quindi di conseguenza escono 2 montaggi differenti o 2 protezioni differenti. La protezione di una crema presa in modo abbondante potrebbe essere buona ma eccessiva, nel senso che ti viene uno schiumone effetto dash e sinceramente fai far fatica al rasoio stesso nei passaggi. Però attenzione, lo puoi togliere. Per quanto riguarda invece il sapone duro, se fai pochi giri su di esso c'è il problema inverso, ne prendi poco e quindi sembra che quasi ti sia montato perché fa volume, ma magari è pieno di aria, e quindi quando passi il rasoio sopra te fai male e te disinnamori della rasatura tradizionale in sé per sé. Allora, come valutare la circostanza, anzi i giri di pennello o se ho fatto un buon prelievo o meno? Come lo valuti? Allora devi, come prima cosa, analizzare quale di questi saponi sta prendendo. Sta prendendo una crema proprio allo stato puro, che crema per me significa che io faccio, ecco, vedi, si è solidificata, comunque che faccio così e la posso anche prendere. Di solito la Taylor è molto più, non dico liquida, però veramente cremosa, quindi ci inficchia il dito e va a finire dentro. Però in una crema del genere in teoria vado a intingere le punte del pennello, vedi? Questo può succedere, nel senso che se ne attrappisce un pochettino, non dico che abbia fatto freddo ieri sera, ma le temperature si sono abbassate in modo notevole. Allora, quando vedi che il dito entra tutto, devi ragionare che il quantitativo che puoi andare a prendere è una inzuppata, e quando ne hai fatta una vedi quanto ne hai messo sopra e provi fino a quando ti viene qualcosa di bello corposo, bello compatto, e allora vai. Mazza, devo chiuderla, questa sta musica mi fa rintronare. No, perché poi vado nel pallone pure io, capito? Voglio far video di qua e poi non ci sto a capire niente. Allora, intanto mettiamo il pennello Prissoft, il Rasarock 400 in ammollo, anche se non ce n'è bisogno, e poi ti parlo anche del discorso del pennello che indicativamente viene consigliato su un sapone morbido o duro. Allora, altra bellissima crema purissima, questa è una delle mie profumazioni preferite, te lo dico senza remore. Allora, all'interno troviamo la palettina perché molti magari vogliono utilizzare un piccolo quantitativo o un grande quantitativo senza toccare il sapone all'interno, cosa che a me sinceramente non me ne frega, però anche in questo caso abbiamo la morbidezza, quindi se io metto dell'acqua all'interno del sapone e la lascio per qualche minuto e poi vado col pennello in modo frenetico con grandi pressioni, vado a portare via un quantitativo che è eccessivo rispetto all'uso di cui ce n'ho bisogno, quindi ne prendo molto di più e logicamente avrò sì un bel montaggio compatto come si deve, però troppo, quindi eccessivo. Altra cosa importante
che poi tutto questo che ti dico si riflette durante, appunto, come ho detto prima, sulla rasatura. Quindi quando andrò a passare il rasoio se trova una quantità eccessiva o troppo fatta a stucco, quindi non acquoso, il rasoio faticherà un pochettino nei passaggi e faticherà anche nel risciacquo. La classica cosa è lo passi o nell'acqua calda così o se no sotto il getto dell'acqua e vedi che non va via nulla, rimane attaccato. Perché? Perché non è stato montato bene, cioè hai preso il sapone, hai preso la crema ma non l'hai tratata al punto giusto e quindi rimane troppo dura. Altra cosa importante, sapone duro, ritorniamo un attimo sul tema, va scaldato per qualche minuto in più rispetto a una crema che è utilizzabile all'istante, a un sapone da barba che potrebbe essere un sapone da barba anche come questo, di una pasta un po' più morbida. Io la definisco pasta perché è morbida, è come se fosse del pongo, per farti capire. Qua 1 minuto, 60 secondi, qua neanche c'è bisogno, prendi il pennello bagnato, lo giri sopra. Saponi americani che sono un po' più, anche se c'è scritto shaving cream, questa per me non è una crema, perché se gli spari torna indietro lo gira, quindi voglio dire, hanno bisogno comunque delle idratazioni differenti. Sulla crema mettere l'acqua secondo me è un po' sbagliato, perché vai a, diciamo così, a creare una crema molto più liquida, anche se poi tra virgolette si asciuga, solo che è più complicato poi riporre in sicurezza una crema che potrebbe con il caldo scende proprio dal piedistallo, se ne va sul lavandino e va a finire dentro allo scarico, e quindi non c'ha senso. Sapone invece a punto duro calibri abbastanza bene il quantitativo d'acqua, perché comunque ti accorgi che se fai i primi giri e vedi la prima schiumetta, quella schiumetta che te la metti in viso non fa niente, non serve a niente, quindi ti obbliga a fare più giri. C'è chi ha detto, ma a me serve sul sapone duro il maiale, il tasso, per carità, è giusto, ci mancherebbe, ma io con un rasoio del genere faccio la stessa cosa, faccio più giri, quindi non ho nessun tipo di problema, non ho veramente nessun tipo di problema. È normale che essendo molto morbido ci metterà qualche cosina di più, ma se uno volesse utilizzare esclusivamente il pennello sintetico lo può fare tranquillamente. L'importante è accorgersi appunto quando si è raggiunti, diciamo così, l'obiettivo, che è quello di prelevare il giusto quantitativo, non troppo poco, non in eccesso, perché in eccesso si spreca, non succede nulla di più, però peccato, no? Allora, senti, io vado però a portarmi avanti, mi faccio la bella sbarbatina con il Torino Forti Sensazioni, perché ce n'ho voglia, mi piace, mi ricorda un profumo che utilizzavo qualche anno fa, il Luan, molto 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 piacevole. Il mio sintetico è bello che è pronto, Baby Smooth con le Shark Styleless, e quindi vediamo un attimo cosa succede. Lo so, ho fatto un discorso stupido, basilare, magari pure un po' contorto, però sostanzialmente non ti devi spaventare davanti al sapone duro, morbido o crema, devi solo ragionare che la crema è più facile da prelevare, un sapone a pasta, come ti ho fatto vedere il Sea Citrus, ci metti quel veletto di acqua, aspetti quei 60 secondi, un po' di più, non succede nulla, pure se lo lasci 2 minuti, non succede nulla, però devi fare i giretti, e i giretti sono minimo 30, 20, 30, poi te rendi conto te. Io di solito faccio il ragionamento più facile e basico, roto il pennello all'interno e fino a che sento un po' di attrito mi fermo, perché se tu comunque col pennello bagnato vai sul sapone scivola subito. Invece quando rallenta vuol dire, secondo il mio punto di vista, che il pennello ha preso quello che ti serve, non di più non di meno, non faccio schiumoni. Non ti fai ingannare da schiumata stile schiuma party, perché non c'ha proprio senso, anche perché noi utilizziamo appunto la tradizionale per avere un qualcosa di diverso rispetto alle schiume istantanee. Poi ripeto, chi le usa non me ne frega niente, a me non mi piacciono. Allora, penso di aver fatto il ragionamento così tanto contorto, ho detto che è una supercazzola questa? No, tranquillo, non è una supercazzola, era semplicemente un piccolo vademecum diciamo, sui prodotti che sono differenti. Uno c'è scritto crema, l'altro c'è scritto sapone duro, hard soap, non soap, facile, cioè voglio dire, una cosa abbastanza elementare, mi è cascato un pelo di baffo nell'acqua, addio per sempre. Allora, cosa molto importante è strizzare bene il pennello
perché anche se è sintetico comunque l'acqua c'è, ok? Quindi se tu vai col pennello semicarico qua dentro fai quello che in teoria non andrebbe fatto, aumenti di più l'acqua e devi aumentare i giri comunque anche di crema che prelevi, perché sennò ti viene sapone acquoso, effetto neve, si secca, sparisce e devi ricominciare da capo. Allora, è umido, così è come se, diciamo, vedi, fa poco, però già sento che comunque già ha pescato il giusto, perché ha rallentato, vedi, si è ristretto il nodo, anzi il ciuffo, scusa, senti che profumo e fa questo, mamma mia, spettacolo, vedi, eccolo qua, secondo me questo è pronto, proviamo, bagno, pelo di acqua, proprio l'appoggio, senza esagerare, vado leggero perché logicamente la crema ha questo brutto difetto che pum, parte e fa schizzi, ecco, ovunque. Vedi che già l'acqua era pure troppa quella che ci avevo lasciato? Ecco qua. Diciamo la didattica oggi. Didattica fatta male, raccontata male. Oggi sto rumore di motosega mi sta mandando ai matti. Da stamattina alle 7 che sei carità, grazie del lavoro che fanno perché fortunatamente nessuno si è fatto male, però state abbastanza celeri ieri, ieri ha fatto veramente una tempesta qua. Allora vedi il primo strato, se io mi vado a radere in questa maniera così, che ne so, io faticherò un pochettino e io sentirò il taglio. Sì, la crema fa scivolare, sono d'accordo, però se tu mi dai una base di acqua non sarà piacevole. È come quando mi sono rasato con la Taylor senza l'uso del pennello, devo dire, non mi è piaciuta, ma neanche se in caso di emergenza preferisco l'acqua. Allora, io continuo e come vedi è il sapone stesso, anzi la crema, scusami, che mi sta chiedendo proprio acqua, perché fa la stessa cosa che faceva sul barattolino suo, cioè rallenta. Non devo sentire il passaggio pesante del pennello, deve essere un piacere. E poi te noti anche se in qualche punto tende a seccare. Vado, poi me rado perché sennò è un video di un'ora e mezza. Manco te stessi a raccontare la Divina Commedia. Allora, l'importante è che il viso sia coperto da non dico un velo, ma da uno strato ricco di sapone, crema, quello che tu vuoi. Chiaro? Oggi mi sento proprio maestrino dei elementari. Vado, Che dici? Cioè, lo vedi? Non è troppo pastoso, non è appiccicoso, ok? Che mo sta attaccato qua, ma voglio dire, l'idratazione ce l'ha. E il taglio comunque sia molto molto piacevole. Poi te ne accorgi se si secca. Qua sotto, se vedi che tende a diventare tipo del gesso, e fate capire, è perché serve un goccino di acqua in più. Come se mi fosse entrata una mosca in gola. Mazza, è fastidio. Hai visto come si è pulito subito? Senza intoppi. Baby Smooth comunque è sempre una garanzia, un rasoio che ti permette di raderti in serenità senza troppo
senza troppe paranoie. A me piace per quello. Buon rasoietto. Allora, vedi, qua è poco, no? Giusto? Guarda. Anzi, no. Visto? Andato via, ci sta più. Questo, l'importante è questo. Poi se vuoi essere proprio bello professionale, mazza 15 minuti, che te sto raccontando? Te bagni un po' il viso. Te bagni un po' il viso, male non te fa, perché c'è più acqua. Quindi vai a sopperire quel bisogno del pennello. Io, come dico sempre, la seconda mia passata me la faccio veramente quasi acquosa, quasi. Te possino. Eccolo qua. Allora, sono due le variabili quando ti trovi in una situazione così. Se fa troppo caldo o ti sbrighi o devi mettere un po' più di crema. Io ho fatto da qua a qua. Questo è importante pure, Lo so, per chi si aspettava un video differente mi dispiace averlo deluso, ma ogni tanto devo ritornare anche sull'ABC, perché tanti si appassionano oggi, vedi qua, sta andando a farsi benedire. Quindi devo... Il rasoio in alluminio non pesa niente, gestibilissimo. Ah. Che dici? Andà bene? Che purtroppo, sai, pure con i saponi duri certe volte succede di, come l'ho spiegato prima, no? Credi di aver prelevato giusto quantitativo e poi alla fine no, vaporosetto. Nonostante ciò ho qualche piccola accortezza da finire. Non ti scoraggiare, ma l'azzonamento è tosta, per me è tosta anche i multilama, quindi ho detto... Ah, mazza, ecco l'ho fatto. Mi sciacquo io subito. Ok, perfetto. Allora la cosa importante è che quando tu monti e poi metti in viso, al di là che poi c'è la variabile giustamente del rasoio e della lametta, non devi quasi percepire il taglio, perché se lo percepisci vuol dire che qualcosa non è andato come doveva. Ammazza che ho fatto sta basetta, ho rovinato, ho crepata, l'ho crepata. Allora,
A posto, mazza. Aspetta però, aspetta. Vedi, i peli comunque ostruiscono il taglio, quindi di conseguenza devi risciacquarlo spesso. Vabbè che penso che terati peli così lunghi, però è un'accortezza in più da tenere a mente. È importante pure questo. Piccola passatina superficiale, vedi che levo sgrosso. Vabbè, basta, oh. Quanti so? 20 minuti, ma che sei pazzo? Al prossimo faccio 10 minuti. Allora, ecco il risultato, bello, bello fatto. Oh, ti piace? Quindi l'importante, ripeto, che ci sia... Aspetta, pieno di peli, oh. Mazza, so pieno di peli, oh. Sciacquo il viso. Quindi ripeto, l'importante è controllare le sensazioni, perché prima l'ho detto 30 giri, 20 giri, però sono indicativi, ne potresti fare anche 10, 15, può essere che prendi prima il sapone o la crema, non è quello il problema, l'importante è sentirlo addosso e vedere effettivamente con l'aiuto del rasoio come la crema o il sapone si comporta. Se rimane troppo pastosa faticherà un pochettino e quindi il piacere della rasatura verrà meno. Allora io adesso vado a splashare questo Torino Forti Sensazioni, che a me veramente piace, mi fa godere sto coso, veramente ottimo, e spero di averti fatto capire qualcosa, di averti dato qualche consiglio e nello stesso tempo spero che sia stato digeribile sto video, perché è stato abbastanza lungo, un po' così, un po' contorto, un po' strano, ma diciamo mi fingo artista, così almeno c'ho l'alibi di aver fatto un ennesimo capolavoro. Poi sta motosega che sta tutta giornata mo si è fermata. Che ore sono? Ah, non è presto, penso che stavano a fare pausa pranzo, ricordo. Vabbè, da me è tutto e come dico sempre, buoni acquisti, buone sbarbate e ricordate, valuta sempre e secondo le tue sensazioni.